Salve a tutti, oggi mi occuperò di una riparazione semplice ma che in questo periodo dell'anno è necessaria, ovvero la riparazione di un ventilatore. Questo è un ventilatore importante che ha questo problema: se lo alimento non gira a velocità 1, a velocità 2 stesso problema, tenta di partire ma non ci riesce, a velocità 3 dopo uno sforzo iniziale inizierà a girare. Può sembrare un problema meccanico, ma non lo è, e vedremo il perché. Dopo averlo aperto ed effettuata un minimo di pulizia, come possiamo vedere, premendo 1 il ventilatore non parte, premendo 2 il ventilatore non parte, premendo 3 il ventilatore tenta la partenza. Se agevoliamo la partenza, il ventilatore fa il suo lavoro. Naturalmente bisogna stare molto attenti a quello che si fa per non lasciarci le dita. Spento il ventilatore, come possiamo vedere, la ventola non si arresta subito, quindi significa che dal punto di vista meccanico non ci sono impedimenti, quindi il problema è elettrico. Senza entrare troppo nel particolare, in questo tipo di motore un solo avvolgimento alimentato ad una tensione sinusoidale genera un campo magnetico di tipo alternativo pulsante. In queste condizioni un motore fermo non è in grado di avviarsi. A questo punto è necessario un secondo avvolgimento ausiliario, indicato con A nello schema, con le stesse caratteristiche del principale, indicato con P nello schema, ma alimentato con una corrente sfasata di 90 gradi e posto proprio a 90 gradi dal principale. In questo modo avremo un campo magnetico della stessa intensità del primo, ottenendo un campo magnetico rotante come avviene nei motori trifase. Quindi, collegando l'avvolgimento ausiliario a un condensatore opportunamente calibrato, otterremmo proprio un campo magnetico rotante. In questo caso avremmo un motore con condensatore permanente. Ho tolto la ventola, ho lubrificato leggermente il motore e adesso sviterò queste viti per avere accesso al circuito di controllo. Ho in mano il circuito di controllo, rimuovo questa fascetta. Bene, dentro cercherò di aprire questa copertura per accedere al circuito. Bene, questo è il circuito di controllo, il selettore a 3 velocità e qui dietro abbiamo il nostro colpevole, un condensatore che risulta essere di 4 microfarad 450 volt. Questo condensatore ha una particolarità, non è polarizzato proprio perché viene utilizzato in corrente alternata, quindi lo devo sostituire con uno con uguali caratteristiche. Ma intanto verifichiamone la bontà. Ho collegato il tester al condensatore, premo il pulsante e vediamo cosa ci dice. Bene, non ci dà nemmeno il valore. Sostituito il condensatore, come forma non è uguale, ma le caratteristiche sono le stesse di quello che appunto ho sostituito. Adesso lo bloccherò con un po' di colla a caldo e poi richiuderò il tutto ed eseguirò il collaudo. Faccio un test, lo avvio alla velocità numero 1, il ventilatore parte perfettamente, velocità numero 2 funziona naturalmente, ancora meglio alla velocità numero 3. Ma è sconsigliabile inserire un condensatore che non ha le stesse caratteristiche di quello da sostituire, perché il valore del condensatore è importantissimo. Un valore più basso comporterebbe una difficoltà del motore nel partire, un valore più alto potrebbe creare danni appunto al motore stesso. Bene, riparazione terminata, adesso effettuo il collaudo, parto con la prima velocità e il ventilatore parte bene. Seconda velocità, terza velocità, stop. Bene,
e riparazione terminata quando un condensatore ti salva l'estate. Battute a parte, riparare una macchina del genere ne valeva la pena. Un saluto a tutti da Mr. Volt.